Ciao amici e bentornati sul canale. Oggi sono in esterna per fare il test alla recensione di questa bellissima Power Station. Il suo nome è Vitoman FlashSpeed 2400. 2400 come la sua potenza, che infatti raggiunge i 2400 watt, e tramite la funzione di powerlifting riesce anche ad arrivare a picchi di 3200 watt, 1408 Wh per quanto riguarda la capacità, e tra l'altro nonostante le piccole dimensioni è dotata di tantissime porte che dopo andremo ad analizzare. E prima di partire vi ricordo che se alla fine del video sarete interessati vi ho lasciato il link diretto per poterla acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video, per cui mettetevi comodi, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e partiamo con l'unboxing. Per quanto riguarda l'unboxing, questa Vitoman FlashSpeed 2400 vi arriverà a casa ben imballata e sigillata, così da non rovinare la Power Station durante il trasporto. E anche come dotazione base non siamo messi male, hanno inserito anche dei simpatici adesivi, il cavo d'accensione per auto, perché questa Power Station ha anche la funzione Jump Starter. Ovviamente non può mancare il cavo di alimentazione, il cavo di ricarica con la porta accendi sigari, per cui lo potete ricaricare anche mentre siete in auto o in camper, e due cavi USB, uno di tipo A e l'altro doppio tipo C, che potete utilizzare per ricaricare cellulari o tablet. E dopo aver fatto l'unboxing andiamo ad entrarci un po' sulle specifiche tecniche, e anche andando a fare svariati test in ordine di potenza con tutti gli attrezzi da giardino che ho portato in questa recensione, a partire da questo tagliasiepi da 450 watt, proseguendo con queste cesoie da 550 watt, questo potentissimo tagliasiepi telescopico da 800 watt, una motosega sempre a corrente da 1600 watt e ultimo ma non per importanza questo bellissimo soffiatore aspiratore che ha una potenza di ben 3000 watt. E grazie a questo attrezzo, che direi fondamentale, potremo testare la sua funzione di powerlifting fino a 3200 watt. Ma tornando alle specifiche, questa Vitoman, come tutte le moderne Power Station, è costituita da batteria a litio ferrofosfato a pura onda sinusoidale, e questo vi garantisce una durata praticamente illimitata. Infatti il brand dichiara oltre 3000 cicli di ricarica per rimanere comunque ad almeno l'80%. E altra cosa molto interessante, sempre per la sicurezza, è che ho notato che questo case è ben bilanciato e soprattutto pieno di griglie di dissipazione, con anche ventole presenti all'interno che regolano perfettamente la temperatura e impediscono il surriscaldamento anche dopo tante ore di utilizzo prolungato. Vi informo che all'interno di questa Power Station sono stati inseriti ben 10 livelli di protezione, tutti gestiti dal chip presente al suo interno, nato e progettato per l'ottimizzazione della batteria, che lo protegge dal sovraccarico, dalla sovracorrente, dai rischi di cortocircuito e di surriscaldamento, dall'inversione di polarità, ed ha anche la protezione antiscintilla che impedisce la formazione di scintille, utilissima nella funzione di Jump Starter, la protezione della sovratensione, della corrente di ritorno e anche della scarica profonda. Per quanto riguarda la ricarica di questa Power Station, può venire principalmente in tre modalità. Ricaricandola con la corrente della vostra abitazione riesce a ricaricarsi da 0 a 100 in soli 60 minuti, infatti ha una potenza di ricarica di ben 1500 watt. Lo potete anche ricaricare con l'accendisigari dell'auto, come vi dicevo durante l'introduzione, ma non solo, perché è anche compatibile con la ricarica solare tramite i pannelli solari, che sono venduti sempre da Vitoman come accessorio, e come potenza di ricarica tramite i pannelli riesce a ricaricare fino a 600 watt. E questa Vitoman ha anche la funzione UPS, per cui la potete utilizzare all'interno della vostra abitazione con la massima sicurezza, magari collegandoci un monitor o un computer, sia per avere una continuità lavorativa in caso di blackout, ma anche per preservare i vostri dispositivi da sbalzi di tensione. E in caso di blackout lo switch automatico avviene in soli 10 millisecondi. Apprezzo tantissimo le maniglie perché sono molto comode e pratiche per lo spostamento. In entrambi i lati troviamo le griglie di dissipazione, utilissime se lo utilizzate in esterna, magari sotto alla luce del sole. Guardate che bellino il vano porta oggetti, dove potete inserire all'interno tutti i cavi, sia per i cellulari ma anche il suo cavo di ricarica. La parte frontale è molto chiara e ben strutturata. In questa zona troviamo gli input di ricarica, corrente alternata da 1500 watt, la ricarica tramite l'accendisigari e la ricarica tramite pannelli solari. Questo invece è lo slot per collegare
collegarci il jump starter se per caso rimanete senza batteria con la vostra auto. Ho già staccato tutti i morsetti dai due poli della batteria, come si vede dalla telecamera. Adesso andiamo a simulare un'avaria della batteria, per cui metteremo in moto questo appunto direttamente dalla Power Station. Ho già collegato i due morsetti, sia quello di colore nero e anche quello di colore rosso. Non ci rimane che collegare il connettore, spingete bene e per attivarla vi basterà schiacciare questo tastino. Vediamo se va in moto. 3, 2, 1. Sentite che spettacolo! Per cui se rimanete in panne con la vostra auto, grazie a questa Power Station potrete riaccendere la macchina e arrivare alla vostra destinazione. È compatibile con auto e anche camper con motori fino a 8000 di cilindrata per quanto riguarda motori a benzina e 6000 di cilindrata per quanto riguarda i motori diesel. Qua invece ci sono tutti gli output a partire dai dispositivi a corrente coltina, tra l'altro ben protetto da questo gommino protettivo per evitare che si riempia di polvere, 4 porte USB di tipo A, di cui 3 a 12 watt e una con la ricarica rapida a 18 watt. E salendo troviamo queste due porte USB di tipo C con una potenza di ricarica di 100 watt e abbiamo anche 3 porte per ricaricare i dispositivi compatibili con la corrente alternata, arrivando ad avere un totale di ben 12 porti in uscita, che per una Power Station di queste dimensioni è quasi un record. E grazie al display potete tenere monitorato sia i consumi, adesso siamo a 0 watt perché non c'è collegato nessun dispositivo, e la capacità della batteria adesso siamo all'80%. Questo dato è molto interessante, adesso da 99 perché ovviamente non stiamo consumando corrente, ma serve a darvi quante ore la batteria reggerà con l'utilizzo in watt rispetto al dispositivo che state utilizzando. Qua dietro invece abbiamo questo LED che adesso andiamo a provare, ha 3 livelli di intensità e anche 2 modalità da SOS. 1, 2, 3. Prima modalità SOS e seconda modalità un po' più lenta. Per il test sono partito con l'utilizzo del tagliasiepe che ha una potenza di 450 watt. Ovviamente ho tagliato un po' di cose a caso perché non c'era realmente la necessità di tagliare la siepe o le piante, ma volevo testare la Power Station. Le cesoie invece le ho utilizzate più volentieri perché avevo dei rovi che si erano allungati di parecchio sopra il giardino, per cui ne ho approfittato a dargli una bella potata. Anche in questo caso il dispositivo da 550 watt ha funzionato correttamente per più di 3-4 minuti. Il tagliasiepi lungo era da 800 watt, anche in questo caso l'ho utilizzato per potare un po' la zona del confine del mio giardino perché certe piante ed arbusti erano diventate più alti di 2 metri, quindi si faceva fatica a tagliarle manualmente, e anche con un dispositivo di 800 watt la Power Station ha risposto correttamente. Mi sono spinto oltre con la motosega da 1600 watt, mi sono divertito a tagliare un pezzo di legno e ho fatto andare la motosega anche per 7-8 minuti. La Power Station, nonostante l'avessi lasciata di proposito al sole, ha comunque continuato a funzionare senza avere problemi di surriscaldamento. E come ciliegina finale ho attivato il soffiatore da ben 3000 watt, ho perso il coperchio della ventola per cui lo riesco a far funzionare solamente con l'aspiratore attaccato, e devo dire che nonostante avesse una potenza superiore di ben 600 watt al massimale di questa Power Station, grazie al power lifting che arriva fino a 3200 watt è riuscito comunque a farlo funzionare. E concludo parlando del prezzo: questa Vitoman Flash Speed 2400 viene lanciata sul mercato a 700 euro, ma state attenti perché questo modello va spesso in sconto e se dovesse partire un'offerta ve la inserirò sia nel primo commento ma anche nella descrizione di questo video. Da Luca Tac e da questa bellissima Vitoman Flash Speed 2400 è proprio tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!